Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, ospite speciale Nicola di Enforge che ci ha portato un po' dei suoi pezzi da vedere e attenzione, il pezzo per me ragazzi da testare che testeremo nelle prossime settimane. Ragazzi, la forza di Nicola è il prezzo, diciamolo, sono dei coltelli in damasco, in sammai, tutti realizzati a mano, ragazzi. Sapete che lavoro c'è dietro la realizzazione del damasco, del sammai, ragazzi. Avete un'idea di cosa avete davanti, ragazzi? Prezzi abbordabilissimi. Questa cosa appena mi ha chiamato, mi ha contattato, ho detto vieni immediatamente, perché con dei prezzi così diamo la possibilità a chiunque di provarsi un coltello in damasco. Salute ragazzi, poi partiamo. Ragazzi, piacere, Nicola di Enforge. Niente, vi presento un attimino i miei articoli. Ragazzi, è timidissimo, quindi adesso rifaremo 30 volte l'entrata. Sì, infatti. Però ragazzi, tanta roba. Ragazzi, andiamo a vedere insieme i pezzi di Nicola. Via! Allora, ragazzi, inizio a raccontarvi un attimino la mia storia sul perché ho iniziato a fare coltelli, sul perché ho deciso di buttarmi principalmente sulla forgiatura dell'acciaio di damasco. E per quanto posso fare un po' ridere, è una cosa che ti senti sempre da dentro, l'ho sempre sentita dentro, una passione assurda, forse una mania per le lame. Per me il forgiare lame non è semplicemente creare degli oggetti che tagliano, dei coltelli da utilizzare tutti i giorni o per uso specifico, ma è riuscire a creare un'anima utilizzando i materiali più semplici e più comuni che puoi trovare in natura. L'espressione più personale che ho trovato è forgiando l'acciaio di damasco, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista meccanico, perché ovviamente con l'acciaio di damasco puoi unire varie qualità meccaniche a una lama, conferisci più elasticità, più durezza in base agli acciai che si utilizzano. E in questo caso volevo presentarvi un attimino il primo coltello, il più piccolino che ho qua quest'oggi, che è un acciaio di damasco creato da una catena di una moto semplicemente. Non so adesso se si vede bene. Passa a me che gli faccio vedere io intanto. Ecco qua. Impugnatura in corno di cervo, mogano e ottone. E niente di che, uno spessore abbastanza importante, un coltellino tutti i giorni che va bene per qualunque cosa. Questo è damasco realizzato con una catena di una moto. Ok ragazzi, dei pezzi veramente belli, davvero davvero belli. Passa, vai. Poi si passa a un coltello robico a modo mio, come piace definirli, perché la tipologia di lama, la sagomatura della lama è tipica di un bergamasco, però reso non chiudibile, quindi coltello fisso, codolo a scomparsa e impugnatura a modo mio della mia linea. Passa qua, possiamo vedere benissimo. Opla. È un damasco da 160 strati, un pattern ladder semplice e K720, quindi se ne 20 come tutti i miei damaschi. Ragazzi, i pezzi da vedere dal vivo, adesso io ve li sto facendo vedere in video ovviamente, ma sono da prendere in mano, da vedere dal vivo. Da vedere dal vivo questi pezzi. Prossima fiera che farai, dove sarai? Romano di Lombardia, fine maggio. Ottimo, andate a trovarlo ragazzi, guardateli dal vivo. Che tra l'altro sarò lì con dei carissimi amici, forgiatori anche loro, e facciamo, se tutto va bene, salvo imprevisti, un paio di giorni di dimostrazione di forgiatura dell'acciaio, sia monacciaio che damasco, e personalmente, se tutto va bene, ripeto, penso di portare una lama di una spada a forgiare, magari un katana. Sei specializzato anche in quello, diciamolo. Io sono nato come forgiatore di spade più che di coltelli, spade e daghe, riproduzioni storiche. Ok, andiamo avanti. Il terzo è un classico damasco, sempre da 160 strati, K720, 15N20, chiuso a sammai col tagliente in K720. Ottone bufalo biondo. Ragazzi, qua io non vi dico niente, ve li faccio solamente vedere perché ragazzi sono pezzi esagerati,
Se vi piace il damasco, sono coltelli tra l'altro da uso, da utilizzare, cioè, questa è la cosa bella che mi piace, non sono coltelli da mettere in vetrina, ragazzi, sono coltelli da utilizzare, davvero belli. Vai, andiamo avanti. Ti ringrazio. E ora vediamo il gemellino dell'Orobico, perché questo qua viene fuori dalla stessa billetta dell'Orobico, è sempre damasco identico, pattern ladder semplice, 160 strati, con una guardiola in resina, mogano, corno di capriolo e tappo in ottone. Fai vedere? Eccolo qua, ragazzi. Ragazzi, io quando ve li faccio vedere sto zitto e mi guardo sti pezzi, Troppo sentito. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Vai. Il quarto andiamo sul classico. Questo è uno dei primi damaschi che ho fatto, e si parla, vedi che ho fatto tra l'altro esclusivamente a martello. Questo qua Esclusivamente a martello. 3 ok. barre di damasco ritorte da 60 strati a barra, impugnatura in radica di pioppo e vabbè, la guardiola in ottone. Eccolo qui. Ragazzi, cosa gli vogliamo dire a Nicola? Cosa gli vogliamo dire qua? A me già sta cosa che fa coltelli in damasco da utilizzo, da usare, mi fa andare giù di testa, ragazzi. Perché tutti sono abituati a vedere il damasco come lo metto in vetrina. In realtà qui abbiamo dei coltelli in damasco da utilizzare. Ed è tanta roba. Vai. Ti ringrazio. Questo è l'ultimo che è uscito dalla mia forza. Sono semplicemente 2 barre di damasco, ma neanche ritorto, ho cercato di fare un po' una elica, un disegno un po' strano, con un tagliente riportato in K720, mogano e resina, tutto autocostruito anche quello ovviamente. Ragazzi, guardatelo, qui c'è da guardare. Andate a trovarlo, ragazzi, andate a trovarlo, che qui c'è da innamorarsi. Se vi piace il damasco c'è da innamorarsi, ragazzi, davvero da innamorarsi. Vai, andiamo avanti. Ora andiamo a... fa sempre parte della linea di uno dei primi damaschi che ho fatto, praticamente il primo abbiamo detto che era questo è stato il secondo che ho fatto. È un damasco a 3 barre, semplicemente un damasco a 3 barre, completamente lineari, barra centrale in ritorto, pochissimi strati per accentuare le stelle del ritorto, sempre 15N20 K720, resina autoprodotta, sempre questa qua è radica di noce, spessore molto importante. Sono tutti hidden tang, giusto? Se non sbaglio, sì, abbiamo tutti gli hidden, sì, esatto. Tutti hidden. Tutti. Ragazzi, belli. Poi, noi con i nostri mezzi limitati, ragazzi, con il nostro telefonino, rendono in un modo. Se andate a vederli dal vivo, hanno tutta, ragazzi, una storia dietro, un fascino incredibile da prendere in mano, ragazzi. Sono veramente una bomba, davvero una bomba. Mi piace un casino il tuo modo di lavorare. Vai. Ti ringrazio. Attenzione, lascialo lì. Andiamo qua, per ultimo. E ora andiamo su una sfida personale. Tipo Chris, sempre a modo mio. Damasco 240 strati, 15N20 K720, chiusi a Sammai e separati ogni 60 strati circa da una striscia ancora di K720 che mi enfatizza il nero, cioè il K720 dando il nero, il 15N20 ti enfatizza, esatto, il colore del damasco, di pelle di serpente, certo. Che dopo non so se si vede bene, dopo adesso lo vediamo noi. Guarda, in inox, impugnatura in resina, pomello, testa di cobra fatta da me ovviamente. Ah, l'hai realizzata tu? Sì, l'ho fatta tutta io, tranne le incisioni che si vedono qua all'interno, sì, e le rimesse in oro puro degli occhi,
che li ha fatti un mio carissimo amico di Brescia che di lavoro fa l'incisore. Fammi vedere un po', Prego. sto pezzo, va. Devo allungare le braccia che non ci sto, ragazzi. Ragazzi, dite un po' voi. Qui andiamo fuori dal mio genere, ragazzi. Usare questo nel bosco la vedo un po' dura, ragazzi. Questo mi sa che ha una sola funzione. Vediamo la testa di cobra. È una figata. Bello, ragazzi, bello. Mi piace parecchio il profilo del cobra, ma di brutta maniera proprio. Bello, ragazzi. Questa è stata una bella sfida. Un bel pezzo. Tieni. Ti ringrazio. Tra l'altro, ragazzi, vedete questa luce, ma perché siamo all'alba, ragazzi? È venuto a trovarmi all'alba perché poi io lavoro. Perciò siamo all'alba. Adesso passiamo finalmente a quello che devo testare io, ragazzi. Quindi il protagonista dei nostri test. Andiamo a vederlo, presentalo. Eccolo qua. Niente di più semplice. Damasco fatto a Sammai, tagliente K720, esterni, quindi laterali che rimangono molto più morbidi, e una catena di una motosega. Catena di motosega, attenzione, ragazzi. Esattamente. Guardia sempre in acciaio inox ed impugnatura in radica di noce turca. Ragazzi, questo lo andiamo a provare. Eccolo qua. Spettacolare, ragazzi. Poi ve lo farò vedere meglio. Adesso ripeto, c'è sto sole da dietro che da un lato mi piace l'effetto, però capisco che non ve lo fa vedere perfettamente quanto è bello, ragazzi. Ma soprattutto quanto è bello in mano, quanto è bello da tenere in mano. È davvero tantissima roba. È un coltello che andremo a provare. Ovviamente, ragazzi, non stiamo parlando di un coltello per andare a spaccare la legna, perché i coltelli, come sapete bene, prima di tutto devono tagliare. Questo l'ho già provato, è un bel rasoietto. È un bel coltello da taglio, ragazzi. È il mio primo Sammai che utilizzo, quindi andiamo a godercela forte su questa cosa. Sono curiosissimo di vedere le capacità di taglio, la resistenza al taglio di questo Sammai, di questo Damasco creato da Nicola. Ragazzi, bello. Tra l'altro in mano sembra quasi vellutato. Ha un effetto vellutato questo legno che non avete idea. Ha una compattezza spettacolare la radica di noce. Davvero bellissimo, tra l'altro leggero, un bel coltello, ragazzi, davvero un bel coltello che andremo a provare insieme. Penso già di farlo settimana prossima, perché adesso ho troppa voglia di provarlo. C'ho veramente troppa voglia di provarlo. Allora, ti ringrazio. Dimmi una cosa, fammi un po' un listino prezzi, giusto per capire, perché abbiamo detto prima che comunque hai dei prezzi molto abbordabili, quindi dammi più o meno un listino prezzi. Ma si parte tranquillamente dal più piccolino che ho qua, ma i prezzi non mi variano tanto a dimensioni, ma proprio a qualità dell'acciaio e componentistica all'interno della lama, quindi le varie lavorazioni che si fa del Damasco. Certo, sul Damasco, ovviamente, ragazzi, potete trovare lamette piccole che costano un fucile. Esatto. Dipende da quanto lavoro ha comportato realizzare il Damasco. Difatti completi di fodero molto spartano, perché io non sono specializzato nella allora diciamo anche questa, Nicola non fa foderi, fa guaine alla fine per lasciare dentro il coltello. Se volete il fodero figo, Nicola vi manda da artigiani capaci che vi producono un fodero, vi realizzano un fodero come lo volete voi, un bel fodero all'altezza di questi lavori che sono spettacolari. Nicola fa delle guaine, ok? Per inserire il coltello, non darvelo in mano così. Prima andare a tagliarsi. Esatto. Niente, i prezzi partono da questo più piccolino, come abbiamo detto prima, la sempre lama in Damasco e quant'altro, c'è intorno ai 130 euro, fino a cifre ovviamente più alte se vai a... Cioè, parto dal meno caro che ho. Ok, quello che hai fatto a me? 150 euro, ragazzi. 150, mettilo dentro che non si vede. Ok, 150 euro, ragazzi. Vi ho detto, abbiamo davanti un artigiano che realizza dei pezzi straordinari in Damasco da utilizzo. 150 euro, ragazzi, è alla portata di tutti. Questa cosa è veramente una figata, perché potete provare il Damasco senza spendere le 1000 euro. Vi provate il Damasco, potete decidere se vi piace o no. Però, ragazzi, avete la possibilità, cioè parliamo di un Damasco
tutto realizzato a mano, 150 euro, capiamoci su questa cosa. Poi gli altri più o meno, giusto dammi Sì, gli un altri, budget. allora indicativamente fai questo qua, sei sui 200, Sì? Sì? 200, questo qua sei intorno ai 300 euro, Sì? 150, 200, 200. Ragazzi, cosa vi posso dire? Cioè, qui siamo davvero davanti alla possibilità di provare del damasco a prezzi veramente, veramente abbordabili. Ma non mi fate il paragone se prendo un Mora costa di meno, ragazzi, perché stavolta vengo veramente a casa vostra e vi faccio annusare le ascelle. Perché ragazzi, stiamo parlando di un prodotto realizzato a mano, non ridere che mi fai tremare il cavalletto. Scusa. Stiamo parlando di un prodotto realizzato a mano, ragazzi. Scendiamo con i piedi per terra, guardate cosa costa il damasco, il lavoro che c'è dietro alla costruzione, alla realizzazione del damasco, e poi potete capire veramente che opportunità vi sta offrendo Nicola. Nicola, mi ha fatto un casino piacere, andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qui ragazzi, come avete visto dei pezzi veramente spettacolari, tutti realizzati a mano e soprattutto ragazzi, diciamolo, con dei prezzi veramente abbordabili per chiunque, voglio un damasco, voglio un Sanmai, ragazzi, prezzi abbordabili. Questa cosa, quando mi ha contattato Nicola, ho detto subito: Nicola, prezzi veramente abbordabili per tutti, è una gran cosa questa, veramente una gran cosa. Ragazzi, niente, vi faccio salutare da Nicola, che è tutto teso perché adesso è teso nell'attesa della prova del coltello che mi ha portato, e vedremo nei prossimi giorni come va. Vai, assolutamente Nicola. ragazzi, è stato un piacere, mi raccomando, aspettiamo la sua recensione del coltello e ci aggiorniamo. Basta, così, finito. Finito, Ok. Ragazzi, a presto, vedremo la recensione completa di questo coltello che a me piace un casino, in mano uno spettacolo. Da Nicola di N-Forge, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao! Ciao!